Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo video. Altro progetto borsa per quest'estate. È venuta fuori una borsa molto fine, molto sofisticata, molto raffinata grazie al filato che ho utilizzato, e parlo proprio del filo di Scozia numero 5 nella variante azzurra. Per quanto riguarda la quantità di filo di Scozia, ne ho utilizzato all'incirca 110-120 grammi, insomma un gomitolo 100 grammi solo per realizzare tutto il corpo borsa. Il secondo gomitolo l'ho iniziato quando ho rifinito il bordo superiore della borsa e per realizzare anche una piccola passamaneria, però lo sapete, in base alla mano di lavorazione può variare la quantità. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto numero 2 e devo dire che mi sono trovata abbastanza bene. La borsa si compone anche da piccole mattonelle che sono molto facili da realizzare e anche molto veloci. Poi ho alzato il corpo borsa giocando un po' con dei punti di lavorazione che sono dei punti alti, ma poi piano piano durante il tutorial vedrete tutto. Ho utilizzato anche un fondo in ecopelle 21 cm×8 nella variante sabbia. Su video sembra quasi grigio, però in realtà è una tonalità di sabbia molto fredda e appunto per questo motivo ho deciso di abbinarla all'azzurro. Ho utilizzato anche del feltro per irrigidire soltanto il corpo borsa, due moschettoni a ventaglio nella variante argento, una catena di 1 metro nella variante blu. Ci occorrerà anche uno scampolo per andare a foderare il progetto. Passo passo vi mostro tutto, non vi preoccupate. Chiaramente ci occorrerà un ago per andare a cucire e del filo per cucire. Tutti i materiali che vi ho mostrato, che vi ho elencato, li trovate sullo shop online di Tre Sfere Filati. Come sempre vi lascio tutti gli indirizzi sotto il video nel box informazioni. Io come sempre spero che anche questo progetto vi piaccia, mi raccomando fatevi sentire nei commenti sotto il video, voglio sapere cosa ne pensate. Per qualche dubbio, informazione o chiarimento, anche qui scrivete, commentate, sarò lieta di rispondervi. Se non ti vuoi perdere le prossime novità, i prossimi progetti, mi raccomando iscriviti al canale, importantissimo, attiva anche la campanellina, in questo modo sarete avvisati ogni qualvolta un nuovo contenuto è online. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram, lo sapete, e se provate a replicare il progetto mi raccomando taggatemi sui vostri post o inviatemi i vostri progetti. A questo punto sigla! Bene, chiaramente partiremo dal fondo da 21 cm e partiremo esattamente dal lato più curvo. Prendo per adesso in considerazione questi 5 punti centrali, vado a puntare l'uncinetto esattamente in questo foro, nel terzo. Prendo il mio filato, faccio un cappio e inizio subito con una catenella. Poi diverrà un punto basso a fine giro, quindi estraggo il cappio e vado a bloccare con una catenella. Sempre all'interno dello stesso foro vado a lavorare altri 3 punti bassi. Insieme alla catenella sono 4 punti bassi totali. Quindi entro, prendo il filo, secondo punto e di nuovo terzo punto e di nuovo quarto punto. Passo al foro successivo e vado a lavorare altri 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. Passo al foro successivo e inizio. 1, 2, 3 e 4. Quando mi ritrovo nel quarto foro rispetto al primo da cui sono partita, vado a fare 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso per i prossimi 13 fori andrò a lavorare soltanto 4 punti bassi. Adesso ci ritroviamo nuovamente all'angolo. Anche qui ripetiamo 5 punti bassi, quindi l'aumento.
poi andremo a lavorare nei 5 punti centrali come abbiamo fatto prima, 4 punti bassi, e quando ci ritroviamo nuovamente nella zona più curva, nell'angolo, in corrispondenza del foro che abbiamo appena lavorato, lavoriamo 5 punti bassi. Non appena ci ritroviamo nei primi 13 fori centrali, 4 punti bassi, angolo 5 punti bassi, poi ci rimangono gli ultimi due dove andremo a lavorare 4 punti bassi. Bene, lavorato l'ultimo foro, adesso andremo a chiudere. Se vi ricordate, qui avevamo la catenella iniziale. Adesso io vado a chiudere in questo modo, entro da dietro nel primo punto basso. So che può risultare scomodo o difficile, però il risultato del lavoro sarà super pulito. Tiro il cappio verso l'interno, no? Così lo faccio passare in questo modo e ho realizzato l'asola alla catenella iniziale. Poi mi inserisco proprio in questa asolina, no? E inserisco il cappio sull'uncinetto, tiro il filo di lavorazione così ed il gioco è fatto. Basta prendere il filo di lavorazione e farlo passare attraverso i due cappi e voilà, iniziamo sempre con una catenella. In questo modo il punto di chiusura o di avvio risulterà invisibile. Questo significa che il corpo della borsa, una volta completato, sarà super pulito. Ora, se trovate difficoltà ad eseguire questo passaggio, vi consiglio di iniziare con un punto basso e poi aggiungerne altri 3 al primo foro e poi chiudere con maglia bassissima. Però in questo modo in tutti i giri successivi avrete la maglia di chiusura ad ogni giro, sarà visibile. Ecco, io preferisco fare in questo modo. Dunque, detto questo, andiamo avanti andando a lavorare un punto in ciascun punto. 2, 3 e 4 e continuo così fino a lavorare anche i 5 punti dell'angolo. Quindi intanto lavoro questi sulla zona curva, 4 e 5. Ok, e quando ci troviamo nei primi 13 fori centrali di poco fa, dove abbiamo lavorato 4 punti bassi, cosa facciamo? Saltiamo sempre il primo punto basso di ogni foro. Ora vi faccio vedere. Quindi saltiamo il primo punto e andiamo nel successivo. Facciamo una sorta di diminuzione. 1, 2, 3. Saltiamo il primo punto del secondo foro e lavoriamo sempre 3 punti. 1, 2, 3. Saltiamo il primo e lavoriamo i primi 3 del terzo foro e continuiamo così fino a lavorare tutti e 13 i fori. Questo perché? Perché come notate abbiamo troppe maglie, no? Durante il primo giro ho fatto troppe maglie, ne ho fatte una in più, 4 punti per ciascun foro. Avrei dovuto farne 3 oppure avrei dovuto alternare 4, 3, 4, 3. Però tra un foro e l'altro mi si allargava un po' l'asola, quindi ho preferito abbondare durante il primissimo giro e togliere in questo secondo giro che stiamo facendo insieme, saltando sempre il primo punto. Stessa cosa faremo dall'altra parte, mentre i punti che si trovano alle due estremità nelle zone più curve verranno tutti lavorati. Gli aumenti sono ben distribuiti, non ci sono né troppe maglie e non c'è nemmeno troppa tensione. Quindi io direi di continuare così. Ultimo punto basso. Bene. Adesso vado a chiudere proprio come ho fatto poco fa. Qui ho la catenella, qui c'ho il primo punto basso, quindi entro da dietro, porto il cappio sull'uncinetto, subito dopo lo tiro dentro. Ok, entro nell'asola appena creata, aggiungo il cappio, tiro il filo di lavorazione, lo porto sull'uncinetto e faccio passare il filo e voilà! Terzo giro già iniziato. Durante questo giro e durante i giri successivi dobbiamo sempre continuare a lavorare un punto basso in ciascun punto fino a raggiungere l'altezza desiderata. Vi indico sempre qui tutto sullo schermo. Punto successivo, un punto basso e così via. Chiaramente chiuderò sempre allo stesso modo. Vi ripeto, se trovate scomodo questo metodo, iniziate col punto basso e chiudete con punto bassissimo a fine giro.
Altrimenti potreste anche continuare in tondo senza mai chiudere il giro, però ricordatevi di segnare sempre il primo punto con un marker. Terminati i 10 giri totali a maglia bassa, questo qui sarà il risultato. Ho alzato la mia lavorazione fino a 3 cm. Come notate ho anche staccato il filo. Adesso, grazie ad un ago, vado a chiudere con la solina. Mi inserisco nel primo punto basso. Prima del punto basso la catenella, vado a realizzare l'asola, entro al centro dell'ultimo punto basso ed il gioco è fatto. Guardate qui, lavoro pulito, non si vede né la chiusura né l'avvio di ogni giro. Dopo aver fatto questa lavorazione dobbiamo prendere una misura utile, ovvero la circonferenza della nostra lavorazione. Io adesso vi sto facendo proprio una dimostrazione, ho già preso la misura. La circonferenza del mio lavoro è di 56 cm, per cui dovrò andare a realizzare un tot mattonelle che mi vanno a sviluppare esattamente 56 cm. Intanto teniamo a mente questo, poi vi spiegherò meglio. Riprendo il mio filo di Scozia, vado a fare un anello magico incrociando così il filo. Uncinetto sempre numero 2, estraggo il filo in questo modo e vado a bloccare subito con una catenella. Ok. Andremo a fare all'interno di questo anello magico ben 16 punti alti. Inizio col primo, sostituendo appunto il punto alto con le 2 maglie basse. Se lo preferite, ve lo dico sempre, fate anche le 3 catenelle e poi andate a chiudere nella terza catenella. Aggiungo altri 15 punti alti. Sedicesimo ed ultimo punto alto. Perfetto. Adesso basta tirare la coda dietro e chiudere l'anello magico. Andiamo a chiudere questo primissimo giro nel primo punto alto o nella terza catenella avviata all'inizio. Prendo il filo e chiudo in maglia bassissima. Facciamo una catenella e iniziamo il secondo giro. Ci inseriamo nel punto sottostante e facciamo un punto basso. Poi facciamo una catenella, saltiamo il punto successivo, riprendiamo il filo e nel terzo punto andiamo a lavorare 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo una catenella di separazione, saltiamo il punto successivo e andiamo nel terzo, quindi andiamo a fare un punto basso e ripartiamo, catenella, saltiamo un punto e andiamo nel terzo e lì facciamo un ventaglio di 7 punti alti e continueremo così per tutto il giro finché non avremo 4 ventaglietti. 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Facciamo sempre una catenella perché dobbiamo rimanere fedeli alla sequenza di punti e poi saltiamo chiaramente l'ultimo punto e andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso. E voilà! Questo sarà il risultato, guardate che bello, bellissimo. Adesso andiamo avanti, facciamo 4 catenelle che vanno a sostituire il primo punto altissimo. Ne aggiungiamo un secondo. Per fare il punto altissimo basta avvolgere 2 volte il filo sull'uncinetto, quindi lo prendiamo una volta come per fare il punto alto e poi lo riprendiamo un'altra volta, avete visto? 2 volte. Rientriamo nel punto basso di base, tiriamo fuori il filo, riprendiamo il filo, chiudiamo le prime 2, le altre 2 e le altre 2 e abbiamo così il secondo punto altissimo. Dopodiché andiamo a lavorare 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Ripetiamo nuovamente nello stesso punto di base 2 punti altissimi, quindi avvolgiamo il filo 2 volte e rientriamo nel punto di base. Tiriamo fuori il filo,
chiudiamo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Lo facciamo, andiamo a chiudere per 3 volte le asole a 2 a 2, quindi di nuovo avvolgiamo il filo 2 volte, andiamo sempre alla base e tiriamo fuori il filo, quindi 1, 2 e 3 e voilà, abbiamo realizzato così un primissimo angolo. Facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, 3 punti alti e nel quarto punto alto andiamo a fare un punto basso. Ripetiamo nuovamente la sequenza di punti, 2 catenelle, avvolgiamo il filo 2 volte e andiamo a fare il primo punto altissimo esattamente nel punto basso che abbiamo tra un ventaglio e l'altro. Tiriamo fuori il filo, chiudiamo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Quindi avvolgiamo il filo 2 volte, entriamo sempre nel punto basso già lavorato e facciamo 1, 2, 3, 5 catenelle di separazione, 4, 5 e ripetiamo altri 2 punti altissimi nello stesso punto, 1, 2, rientriamo e chiudiamo 1, 2, 3, 1, 2 e di nuovo prendiamo il filo, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e chiudo le altre 2. Fatto il secondo angolo facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, 3 punti alti e nel quarto facciamo un punto basso. Poi facciamo nuovamente le 2 catenelle e continuiamo a fare 2 punti altissimi, 5 catenelle, 2 punti altissimi nel punto basso e continuiamo un punto basso e termino il giro con le ultime 2 catenelle, dove andiamo a chiudere nella quarta catenella. Quindi contiamo 1, 2, 3, proprio qui nella quarta. Entro, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo, catenella e siamo pronti per andare a lavorare il quarto ed ultimo giro. Guardate quanto è bello, molto fine e sofisticato. Io faccio un punto basso ed una catenella. Perché? Perché quando vado a chiudere il giro andrò a chiuderlo con ago e filo, in questo modo vado a realizzare l'asola alla catenella come faccio per il punto basso, no? Sia su questo lato che sugli altri 3 lati avrò lo stesso numero di maglie, lo stesso numero di punti. Tutto questo perché? Per facilitare il passaggio successivo, il passaggio della cucitura o della lavorazione in circolo del corpo della borsa. Un secondo punto alto nel secondo punto altissimo al di sotto. Quando incontriamo le 5 catenelle andremo a lavorare 2 punti alti, 1, 2, 3 catenelle di separazione e altri 2 punti alti. Questo procedimento lo ripeteremo per gli altri 3 angoli. Dopodiché andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto altissimo sottostante, 1 e 2, un punto alto in ciascuna catenella, quindi non entro nello spazio, non voglio dilatare assolutamente la lavorazione, ma entro direttamente nella metà asola e vado a fare un punto alto e un altro punto alto nella catenella successiva. Subito dopo ho il punto basso, quindi punto alto sul punto basso. Poi ho di nuovo le 2 catenelle di separazione, un punto alto in ciascuna catenella, 1 e 2, eccola qui. Incontro nuovamente 2 punti altissimi, per cui un punto alto in ciascun punto, 1, 2. Secondo angolo, ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti nello stesso spazio. Io direi di continuare anche da sole perché il procedimento è lo stesso. Un punto alto nell'ultima catenella. Quindi stacchiamo il filo, abbiamo già finito e vado esattamente a chiudere, non qui perché c'è la catenella, ma nel primo punto alto. Vado al centro dell'ultimo, chiudo. Ecco qui, avete visto?
abbiamo realizzato l'asola alla catenella ed è come se avessimo un punto alto a tutti gli effetti. Questi sono dei piccoli trucchetti che vi garantiscono un lavoro super pulito. Primissima mattonella completata, guardate, molto 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 bella. In soli 4 giri abbiamo realizzato una mattonella semplicissima ma molto molto d'effetto. Andiamo a vedere quanto misura. Io chiaramente lo so, misura esattamente 7 cm per 7 cm. Vi ricordate la circonferenza del fondo ovale che misurava 56 cm? Chiaramente dobbiamo andare a realizzare un tot mattonelle sufficienti a ricoprire tutta la circonferenza della nostra base, no? Basta fare un piccolo calcolo, ovvero 56 cm di circonferenza diviso 7 cm di mattonella sarà uguale ad 8. 8 è il numero delle mattonelle che dobbiamo andare a realizzare in totale. Vi suggerisco questa piccola operazione matematica perché? Perché se andate ad acquistare un fondo molto più grande di questo, quindi 24 o 30 per 8 per 10, potete andare a realizzare lo stesso progetto ma un po' più grande seguendo questa piccola operazione. Se manca qualche centimetro, 1-2 centimetri, magari andrete a fare un giro a maglia bassa in più, oppure una volta che completate tutte le altre mattonelle e le andrete a cucire, andate a fare un giro di perimetro acquisendo così qualche centimetro in più. Questi sono dei piccoli suggerimenti, dei consigli utili. Avete comunque delle linee guida da seguire. Qui ho le mie 7 mattonelle che ho già cucito, guardate, che al momento mi sviluppano esattamente 47 cm e mezzo. Andrò a cucire insieme a voi l'ultima mattonella che abbiamo fatto insieme. In questo modo sapete come assemblare ciascuna mattonella. Ora qui siete libere di cucire o con l'uncinetto stesso come farò io o con ago e filo. Chi mi segue da tanto sa che io mi trovo molto più comoda a cucire con l'uncinetto stesso perché mi piace l'effetto, insomma mi piace il risultato finale che ottengo. Con ago e filo non mi piace molto e poi non mi va nemmeno di andare a perdere la pazienza entrando ed uscendo asola per asola con il filo un po' più lungo. Ecco, prendo la mattonella ed entro esattamente nella seconda catenella delle 3. Qui c'è la prima, vado nella seconda, ok? In questo modo. E poi vado nella seconda dell'altra mattonella, 1, 2 e prendo metà asola, inserisco il mio cappio e lo porto fuori attraverso un'asola, attraverso la seconda. Esattamente da dove mi trovo entro nella catenella successiva, sempre metà asola dall'altra parte. Prendo il filo e vado a chiudere tutto maglia bassissima. Entro nel primo punto alto realizzato, metà asola dell'altra mattonella, prendo il filo e chiudo. Vedete, semplicissimo. Io mi trovo abbastanza bene così. Quindi continuo lavorando per tutte le metà asole che ho disponibili. Bene, vado a bloccare la prima catenella con la prima catenella, la seconda catenella con la seconda catenella, dopodiché vado a bloccare con una catenella di sicurezza, stacco il filo, sfilo l'uncinetto e voilà, ed il gioco è fatto. Questo qui sarà il risultato, guardate che bello. Prima di andare a cucire le due estremità esattamente a cerchio andiamo a misurare. Siamo a 55 cm circa. Riprendo nuovamente il filo e parto sempre dalla seconda catenella di una mattonella e dell'altra e vado a cucire anche questa zona qui. Ok, la nostra fascia è completa, possiamo andarla a rifinire, perlomeno andiamo a rifinire solo un lato perché lo andremo poi a cucire direttamente sulla base, no? Riprendiamo il filo e facciamo un bel cappio. Col cappio sull'uncinetto vado a fare semplicemente un punto basso in un punto qualsiasi. Sono per adesso a metà mattonella. Poi vado a fare una catenella, in questo modo ho sostituito il primo punto alto. Subito dopo vado a fare un punto alto in ciascun punto, lavoro anche la coda dietro. Subito dopo ho la catenella libera, lì ci andiamo a fare un punto alto. Ora andiamo a fare un punto alto nel punto già bloccato,
quindi la seconda catenella che abbiamo preso quando abbiamo cucito maglia bassissima. Vado a fare un punto alto anche nella seconda catenella della mattonella successiva e un altro punto alto nella catenella successiva. In questo modo elimino lo scalino che si forma tra una mattonella e l'altra e continuo così. Adesso io velocemente cosa faccio? Prendo un filo, un cordino in questo caso, bello acceso, rosso per esempio, mi inserisco in un punto qualsiasi e imbastisco il tutto grossolanamente, vediamo se coincidono le misure e comunque lascerò il cordino perché questo mi facilita la cucitura. Come faccio a cucire così senza che i due pezzi sono leggermente assemblati, no? Vi consiglio di fare allo stesso modo, senza tirare la lavorazione, accompagno la lavorazione all'uncinetto, salto qualche punto e vado a bloccare, accompagno la lavorazione, qualche punto e blocco e continuerò così per tutto il giro. Guardate, sono proprio alla fine, ho continuato per come avete visto poco fa, tutto coincide perfettamente, quindi io sono troppo contenta, ovvio. Come notate tutto coincide perfettamente, basta prendere due misurine e fare una divisione ed il gioco è fatto. Partirei esattamente così, in questo modo man mano che vado avanti disfo il cordino e lo tolgo. Entro in questo modo prendendo entrambe le maglie e cucio dall'esterno, se volete potete cucire anche a zig zag. Ora disfo un attimino il cordino, tolgo e passo alle maglie successive. Come notate tutte le maglie coincidono tra loro. Può essere che il numero di punti che mi trovo sulle piastrelle coincide con quello dei punti bassi al di sotto, io onestamente non sono stata lì a contare i punti. È chiaro che se devo saltare qualche punto perché non coincide lo salto oppure lo lavoro due volte, tanto tranquille che non si noterà. Quindi continuo per tutto il giro cucendo così. E voilà, cucito tutto senza avere problemi tra l'altro, quindi penso che con questo schema che vi ho mostrato fin dall'inizio non avrete sicuramente problemi. Dunque il nostro lavoro fino ad ora misura, vediamo un po', 10 centimetri, bene, non male. Ora cosa dobbiamo fare? Quello che abbiamo fatto prima, i punti alti su ciascun punto, nella catenella un punto alto e così via, la stessa e identica cosa. Ci agganciamo qui e continuiamo qui, quindi faccio un punto basso, faccio una catenella, vado a lavorare un punto alto in ciascun punto. Ho intenzione di fare 2 giri a punto alto e poi cambiare nuovamente punto di lavorazione per dare un po' di movimento al resto del corpo della borsa. Ora vediamo, prendo di nuovo il filo e faccio un punto alto nella catenella di separazione, un punto alto nella catenella già bloccata con la cucitura delle mattonelle, stessa cosa nella catenella successiva, stessa cosa nella catenella qui libera. Ok, allora continuiamo così? Io direi proprio di sì. Continuiamo così, allora, per questo giro e per un altro giro sempre a punto alto. Ci rivedremo durante il terzo giro di questa sessione, così vediamo che punto di lavorazione andare a lavorare. Vado a chiudere nella terza catenella con punto bassissimo. Allora, faccio 3 catenelle, anzi 4, perché la quarta catenella è quella di separazione. Prendo il filo e nello stesso punto vado a fare un punto alto. Quindi primo punto V, poi salto 1-2 punti e vado nel terzo punto e ripeto un punto alto, una catenella, un punto alto, in questo modo. E di nuovo filo sull'uncinetto, salto 1-2 e nel terzo punto vado a lavorare un punto alto,
una catenella e un punto alto. Procedo in questo modo per tutto il giro. Sono quasi al termine del giro e mi avanzano 6 punti, quindi dovrei saltare 2 punti, andare nel terzo e fare un punto V, poi saltare 2 punti e chiudere, no? Però questa volta per lavorare il penultimo modulo salto 3 punti, quindi 1, 2 e 3. Vado direttamente nel quarto, non succede nulla, non preoccupatevi, faccio una catenella, un punto V, questo perché io non ho calcolato il numero di punti che avevo al di sotto, ma tranquille che non succede nulla perché saltiamo un punto. Ok, fatto questo ci rimangono gli ultimi 2 punti, 1, 2, 3, chiudo nella terza catenella delle 4 con punto bassissimo. Continuiamo la lavorazione a punto alto, quindi alternerò sempre per tutti i giri successivi 2 giri a punto alto, un giro a punto V. Come vi ho mostrato, vi faccio vedere l'avvio del punto alto sui punti V e poi possiamo continuare da sole. Come sempre vi indico il numero di giri che andrò a lavorare io qui sullo schermo. Intanto vediamo come avviare il lavoro. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi vado a fare un punto alto nella catenella, un punto alto nel punto alto, poi un punto alto nel punto alto, un punto alto nella catenella, un punto alto nel punto alto. Praticamente vado a lavorare tutti i punti V, in questo modo mi ritroverò con lo stesso numero di maglie di prima. Ecco, tutto qui. Bene, ho terminato i 14 giri totali alternando 2 giri a punto alto e un giro a punto V. Questo sarà il risultato. Ho terminato con gli ultimi 2 giri a punto alto. Come ultimissimo giro non andremo a fare il punto V, ma andremo a rifinire con dei piccoli ventaglietti. Adesso lo vediamo insieme. Momentaneamente siamo a 23 cm di altezza. Ovviamente ho la borsa piegata perché in questo modo riesco meglio a darvi le misure esatte. Tra l'altro ho già avviato il secondo gomitolo da 100 grammi. Proprio qui in questo punto è finito il vecchio gomitolo da 100 grammi, quindi già ho realizzato gran parte della borsa, cioè tutta praticamente, e con il secondo gomitolo andrò a rifinire il giro. Ma vado a fare un punto basso e poi aggiungo 2 catenelle. Riprendo il filo e sempre nello stesso punto aggiungo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Poi salto sempre 2 punti, vado nel terzo punto e vado a fare un punto basso. Aggiungo sempre 2 catenelle e nello stesso punto aggiungo altri 3 punti per un totale praticamente di 4 nello stesso. 2 e 3. Sono dei piccoli ventaglietti, in realtà questo è il punto Prada, ecco. Salto sempre 2 punti, vado nel terzo, un punto basso, 1, 2 catenelle e 3 punti alti. Continuerò così per tutto il giro. Andiamo a chiudere esattamente qui dove abbiamo lavorato il primissimo ventaglietto, quindi ci inseriamo proprio qui, chiudiamo punto bassissimo, tagliamo il filo, lo inseriamo all'interno e disperdiamo. Perfetto, la nostra borsa è così terminata. Guardate che spettacolo, bellissimo. Sono proprio contenta di aver conferito un po' di movimento al corpo borsa alternando questi punti. Poi le mattonelle sono anche bellissime. Bene, dovremmo essere adesso a 24 cm. Esatto, siamo a 24 cm. Il progetto ha una base da 28 cm. Adesso passiamo al supporto in feltro per irrigidire la borsa. Dunque ho scelto un blu, una variante più scura rispetto al filato per esaltare la trama del corpo borsa, quindi tutta la texture e le mattonelle stesse. Io molto semplicemente come vado ad irrigidire il tutto. Intanto inserisco proprio tutto il pannello all'interno della mia borsa in questo modo e faccio aderire perfettamente il feltro a tutta la lavorazione. Ok, sistemato bene il tutto, come notate dall'alto ho fatto aderire la parte bassa del feltro al fondo. Ho preso una semplice mollettina e ho bloccato il tutto. C'è qualche centimetro di eccesso, ma poco ci importa. Fatto questo segno con degli spilli la parte al di sotto dei ventaglietti, no? Quindi qui
così io so che andrò a tagliare a partire da questo punto. Quindi segno con degli spilli, la borsa posso pure toglierla, bene. Quindi posso andare a tagliare questa parte superiore perché non mi occorre. Probabilmente corrisponde a 23 cm. No, siamo a 22 cm. Quindi prendo le mie forbici e tranquillamente vado a tagliare tutto. Poi prendo ago e filo e vado a cucire questa parte qui che è già bloccata. Oppure, se vi va, potete anche prendere la colla che trovate sempre da 3 Sfere, nello specifico questa, però ho visto sul sito che adesso ha un altro flaconcino, un altro modello di flaconcino, ma sarà comunque la stessa, adatta appunto per questi lavori, adatta per il feltro, adatta per fissare bene gli accessori metallici per borse. Quindi se non vi va di cucire, comunque potete fare anche in questo modo, mettere un po' di colla qui, anche se c'è un po' di eccesso non succede nulla. Lo facciamo insieme, tanto vi mostro comunque com'è semplice. Ok, basta lasciare il tutto in posa per un attimo e poi possiamo andare a cucire il feltro direttamente al bordo superiore della borsa con ago e filo. Volendo lo si potrebbe fare anche con la colla stessa, però visto il materiale pregiato che stiamo utilizzando, comunque un filo di Scozia, eviterei di danneggiare la lavorazione con della colla, no? O quantomeno io farò così, preferisco andare a cucire a mano con ago e filo. Dopodiché inserisco il mio feltro all'interno, spingo un po' la lavorazione, qui abbiamo i ventaglietti dell'ultimo giro, vado a segnarmi proprio il penultimo con degli spilli e vado a cucire. Accertiamoci sempre che tutto sia ben stirato, ci accertiamo che la lavorazione all'uncinetto si è adattata perfettamente al feltro, in questo modo, vedete? Già è tutta un'altra storia irrigidita. Vado a prendere un semplicissimo ago per cucire e un filo in nylon trasparente. Preferisco utilizzare questo perché è resistente, ma soprattutto perché è trasparente. Bene, vado a bloccarmi esattamente al di sotto del giro maglia alta, così lascio un po' di spazietto per andare a cucire la fodera. A proposito di fodera, per andarla a realizzare, io l'ho già realizzata, potete prendere come riferimento appunto le dimensioni del feltro stesso. Eccola qui, io comunque già l'ho realizzata come notate, poi la andrò a cucire al di sotto del giro appunto Prada, così non si vede nemmeno la cucitura del feltro stesso. Ovviamente ci occorrerà uno scampolo, ci occorreranno degli spilli, ci occorrerà sempre la nostra borsa. Ho in due nel mio scampolo, ho piegato, schiacciato per bene la mia borsa, queste sono le misure. Ho segnato già il mio margine, come notate siamo precisi al bordo all'uncinetto, ma poco importa perché comunque dobbiamo considerare la profondità della nostra borsa. Ho già fatto delle prove ovviamente e tutto coincide perfettamente. Andrò a prendere degli spilli e segnerò esattamente questa zona qui. Se non avete la macchina da cucire potete fare questa operazione semplicemente a mano con ago e filo. Basta andare a cucire allo stesso modo la zona fissata con gli spilli. Quindi piano piano e con pazienza vado a cucire il tutto. Vado a cucire un punto sì e un punto no. Sollevo un po' la lavorazione, un punto sì, un punto no, un punto sì, un punto no. Quindi piano piano assemblo il tutto. Quando trovo lo spillo lo tolgo e procedo. E procedo così per tutto il giro. Poi questo sarà il risultato. E voilà! Abbiamo irrigidito così la nostra borsa. Guardate come tutto ha aderito perfettamente. Prima di foderare il progetto passiamo all'applicazione dei due moschettoni, quindi andrò ad utilizzare soltanto questi, evitando di utilizzare i ponticelli con le lette che si agganciano direttamente alla borsa. Piego in due la borsa in questo modo, no? E prendo come riferimento questo punto V che mi ritrovo qui, quindi prendo un ago grosso con la punta arrotondata,
e passo attraverso. Come notate sbuco fuori dall'altra parte esattamente nello stesso punto, cioè dalla parte opposta. Quindi comincio a fare questo giochino in modo da allargare un po' il feltro all'interno, vedete? Perché vorrei far passare appunto l'anello del moschettone a ventaglio attraverso questi due fori che ho praticato con l'ago stesso. Così ci agganciamo direttamente al feltro senza danneggiare la lavorazione all'uncinetto. Ecco qui, e questo sarà il risultato. Stessa cosa faremo dall'altra parte. Posso prendere la mia fodera e foderare la mia borsa. Riprendo nuovamente ago e filo in nylon e vado a ripetere la stessa operazione di prima col feltro, questa volta con la stoffa. Prima di andare a cucire il bottone magnetico direttamente qui al centro, vado a realizzare la passamanaria, la andrò a fissare lungo il bordo e poi come ultimo step applico i bottoni, perché devo vedere comunque fino a dove mi spingo con la passamaneria. Riprendo nuovamente il filo, faccio un cappio uncinetto di lavorazione sempre numero 2. Dunque avvio 3 catenelle e poi prendo il filo, nella prima vado a fare un punto alto, quindi 3 catenelle, riprendo il filo, nella prima catenella faccio un punto alto e continuerò così finché non raggiungo la lunghezza che mi occorre, sufficiente a ricoprire tutta la circonferenza del bordo superiore. Ho già fissato la passamaneria e vi ho mostrato come l'ho realizzata. In tutto ho lavorato 40 motivi, dopodiché piano piano li ho fissati con un po' di colla direttamente sul bordo della fodera. E questo qui poi è il risultato. Avete visto? Non è molto più carino rispetto a prima? Dopodiché ho fissato un bottone magnetico direttamente da cucire sul corpo della borsa. Mentre cucivo entrambi i bottoni mi sono agganciata anche al feltro che c'è all'interno. In questo modo, col passare del tempo, aprendo e chiudendo la borsa in continuazione, non si rischia che si rovini il tessuto, la fodera all'interno. A questo punto non ci rimane che chiudere la borsa e poi questo è il risultato, e applicare la tracolla. Siamo a circa 27 cm per un'altezza di 25 cm. Amiche ed amici, rieccoci nuovamente qui, questo perché siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, spero che provate a replicarlo, perché no, con altre tonalità di colore. Mi raccomando, se lo fate taggatemi sui vostri post o inviatemi le foto dei vostri progetti, in questo modo li potrò vedere, insomma non mi sfuggirà nulla, poi vi riposterò sulle storie di Instagram. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto al video nei commenti, mi raccomando fatevi sentire, lasciate un bel pollice all'insù se anche questo video vi è piaciuto. Io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial come sempre, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online di Tesfere Filati. A questo punto, alla prossima, un bacino a tutti!